amici del bosco, in questo video impariamo a recuperare un oliveto abbandonato. Io non ho ripiantato un solo olivo, ne ho 1010. In questa maniera io salvo questo ramo. Vedete, questo è il risultato di quasi 7 anni di trinciatura. Sono venuta a trovare Giuseppe Pandolfi sul Monte Albano a Vinci per farmi raccontare la sua esperienza di recupero di diversi oliveti abbandonati. In primo luogo, recuperare questi oliveti vuol dire avere olio buono per i nostri bambini, per le nostre famiglie e il nostro territorio. In secondo luogo, vuol dire salvare un germoplasma, cioè antiche cultivar, che una volta che le abbiamo perse non le riavremo più. Questo podere che voi state visitando è il risultato dell'acquisizione di terreni diversi che erano tutti a livelli di abbandono che andavano da 1-2 anni fino a 15 anni. Vedremo che è possibile recuperare e riportare in produzione olivi anche in situazioni critiche, limite, quasi inglobati dal bosco. Nel video vedremo diversi consigli per recuperare questi meravigliosi oliveti e la tecnica di potatura utilizzata da Giuseppe e il vaso semilibero. Sono pendolino, frantoio, li sapete riconoscere. Alcuni sono alberi piantati dopo l'85, giovani, in genere sono leccino, pendolino e frantoio. Gli alberi più antichi, e vedremo anche delle ceppe di oltre 2 secoli, sono moraiolo e frantoio dominante, e una serie di alberi che io ho, diciamo così, attribuito a ecotipi locali, tipo il gremignolo o altri, e che probabilmente, se campionati, ci direbbero anche che sono razze locali, che una volta che le abbiamo perse non le riavremo più, e sono cultivar, cioè ecotipi o razze locali adatte a questo territorio, hanno superato secoli di andamenti climatici diversi, quindi ci garantiscono di avere meno fragilità e più resilienza delle olivete agroindustriali, delle monocolture. Cos'è la slupatura? Lo vedete, è lavorato. C'erano delle squadre di potatori specializzate con delle accette a forma di zappetta che rimuovevano la parte di tronco attaccato dai funghi saprofiti, quella più morbida. In questa maniera l'acqua scorre e il legno, perché è legno morto questo, ha una funzione solo statica, rimane solido. Questa slupatura è stata fatta nel 1959, dopo la gelata del 56. Nel 1959 lui era già così. In 70 anni avrà fatto 1-2 centimetri. Questo perché è un terreno molto povero, sabbioso, ha una crescita lenta l'olivo. Quindi sappiamo che quando noi rimuoviamo questi olivi per rigenerarli, eccetera, perdiamo un lavoro di secoli. Si crea enormi squilibri, non è facile recuperarli con tecniche hard, diciamo, tipo la capitozzatura. È una tecnica che si usa abitualmente sulle olivete abbandonate, cioè si taglia a 90 cm e si fa riscoppiare. Io cerco di non usarla, solo in situazioni in cui il tronco è completamente perso. Piuttosto lo rigenero dal piede cercando un pollone di sostituzione. Tutti i rami con un diametro piccolo, quelli che per me non sono utili, come il recupero per legna da camino o da forno, io li taglio, li sdraio in andane e li macino sul posto. Questo lo sto facendo da 8 anni. Tutto questo materiale contribuisce a coprire il suolo, soprattutto d'estate, a fertilizzarlo, a strutturarlo, mi aiuta a far superare la siccità agli olivi e al tempo stesso mi rende più robusto. Quindi salvi per esempio la fertilità del suolo, la capacità di raccogliere acqua. Chi recupera questo olivete svolge anche, si dice, una prestazione ecosistemica verso il territorio. Io seleziono, senza starci troppo a ragionare, ciò che va, diciamo, al fabbisogno energetico dell'abitazione da quello che va invece al fabbisogno di carbonio del suolo. Il mio obiettivo è che non ci sia mai terra nuda, quindi alzo le zappette del trinciastocchi, mai tenerlo a grattare il suolo, non si deve mai fare polvere quando si trincia. Devi falciare l'erba, non la terra. Dove ho le galline addirittura faccio 3 sfalci all'anno
quando vedo che è troppo alto e loro ci si perdono, sia per le volpi, sia per favorire proprio il pratino da gramigne. A me va benissimo, coprono, i cinghiali poi rovesciano un po' il suolo, si umifica lentamente. In un'oliveta avere una terra scura, profumata di bosco, è un miracolo. Per farlo devi lasciare tutto ciò che si produce qui, lasciarlo al suolo e mai sbucciarlo, mai esporlo al sole per non ossidare la materia organica. Abbiamo visto che anche dopo un abbandono pluriennale l'olivo, che è una pianta generosa, millenaria, si può recuperare. Certo, non se pensiamo di farne appunto olivete intensive o superintensivo. Se pensiamo invece di gestirle con criteri di maggior rispetto. Per recuperarlo non basta un taglio di riforma della chioma. Io li faccio a scadenza ogni 2-3 anni circa, ritorno e via via salvo un'altra parte di chioma. Voi direte, ma non facevi prima a tagliare al piede e via? È un'operazione che io cerco di non fare. Questa è una capitozzatura, vedete? Non sempre il risultato è buono. La pianta è stressata fortemente, non ricaccia una bella chioma. Lo fai se non hai proprio alternative. Io cerco di salvare quello che posso del tronco. Questo è il classico pollone di sostituzione. Perché si chiama così? Perché è una pianta che nasce da sotto il colletto, quindi un pollone, che può diventare il futuro albero. Perché di sostituzione? Perché si lascia quando ci sono dei dubbi sul mantenimento della pianta più vecchia, in realtà la pianta è la solita, del tronco più vecchio. Quando io ho riformato col primo taglio, avevo piante come questa praticamente nude, perché qui sotto, fino a 2,5 metri, 3, non c'era niente, perché c'erano i lupi. Allora, nel dubbio, ho lasciato molte volte dei polloni di sostituzione e dopo 2, 3, 4 anni valuto se ha avuto una buona capacità di ricrescita, di scoppio vegetativo la pianta vecchia, cerco di salvare il tronco antico, perché è un habitat, perché è bello, perché ha 2-3 secoli. Se non è stato capace di rigenerare, allora devo levare il tronco antico e il pollone di sostituzione lo sostituisce. Non puoi farli convivere per più di 2, 3, 4 anni perché poi lui si rovina, perché va a cercare la luce, sopra c'è l'ombra, e lui perde forza. Molto spesso ora io tolgo polloni di sostituzione e tengo i tronchi antichi che hanno invece dimostrato di saper reagire. Guardate fino a dove, cioè i primi rami sono qui, a 3,10 metri, lì è la chioma. Questo vuol dire che le prime olive sono a 7-8 metri, non raggiungibili. Io ho fatto la prima raccolta di olive da terra, tagliando i rami e raccattando col pettinino. Tutto, non c'era un'oliva sotto, era tutta lassù. Allora, dopo l'abbassamento, dopo aver liberato, lo vedete, il sole ha fatto sì che lui rigenerasse rami nuovi. Scoppia, fa dei ramini che in 4-5 anni diventano già anche abbastanza grandi. A questo punto poi fai la scelta e fai gli altri interventi per togliere ciò che è nato nel vaso, i rami che comunque sono andati sempre verso l'alto in alto. Se il mio obiettivo è arrivare alla fine a 5 metri, io non potrò mai potare il mio olivo col taglio di riforma a 5 metri. Dovrò partire tipo da 3,5, poi l'anno dopo 3,70, poi 4. Cioè non devo partire dall'altezza finale, che dovrà raggiungere quando ormai l'albero ha un suo equilibrio, e lo vedremo di là, negli olivi ben tenuti, e cresce ogni anno di pochi centimetri. Dove c'erano già alberini li ho salvati, per avere gli alberi isolati che mi ombreggiano l'oliveta, fanno habitat agli uccelli insettivori, eccetera. Il problema qual è? Quando pianti frutti non protetti, perché io di là ho la rete, arriva il capriolo e li bruca. Arriva il cinghiale e perché te hai lavorato la buca, terra, lui allora sente la terra morbida e va te lo lì. scalza proprio lì, e uno dice ma come in un ettaro, proprio Come lì lì. mi vai a scavare, e ci va apposta, gliel'hai mossa.
Questo è un bellissimo frantoio recuperato, chiaramente come tutti gli altri. La produzione è ovviamente molto superiore a quello degli olivi tenuti in forma policonica, cioè con poca chioma, con tagli drastici. Il tuo obiettivo è fare in modo che raggiunga un punto di equilibrio, cioè che tutti gli anni questa pianta abbia bisogno di fare pochi succhioni, pochi polloni, quindi cresce poco, scoppia poco. Addirittura il mio obiettivo è portarlo a un taglio biennale. Ti accorgi che praticamente non perde la forma se per un anno non lo poti, fa poco, resta quasi il vaso, ti devi solo levare un po' di succhioni dentro, ma pochi. I polloni sono piccoli, li levi col decespugliatore. Perché? Perché non gli fai potature drastiche. È ancora più rispettosa della forma naturale della pianta. Perché? Perché cerca di garantirgli quella superficie foliare che lui vorrebbe avere sulla base della sua vigoria. Mentre la forma a vaso policonico ti presuppone, richiede comunque tutti gli anni potature drastiche, quindi una rimozione di gran parte della chioma, molto più del 10-30%. E lui quella chioma la ricostruisce. E la ricostruisce a spese delle sue riserve, indebolendosi. Motivo per cui le olivete appunto hanno un ciclo di vita ridotto e si vedono questi alberi che intristiscono, cacciano poco, restano con pochi rametti sulla cima. Il mio obiettivo è invece lentamente avere alberi così. 2, 3, 4 coni, che sono le branche portanti, inclinati tra 35 e 40 gradi, con solo rami a frutto. Ogni pianta è diversa dall'altra. La forma canonica riesce a tenerla facile finché l'olivo ha 10-15 anni, allora sono tutti giovani, li tagli al punto giusto, li stolli, cioè li metti i supporti, gli dai la forma e sono, come dire, in regola. Ma poi da lì successivamente, di fronte alle grandinate, al vento, alla siccità, muoiono delle branche, si scosciano, oppure vengono colpite a patogeni. Risultato, ogni albero ha una sua storia, è diverso come architettura. Tutte le forme meridionali sono non a vaso ma a globo. Perché? Per impedire che entri il sole. Le forme a vaso sono le nostre, quelle che vanno dall'Umbria, Marche in su. Io lavoravo nelle Marche, lì c'era la forma loro, che è un vaso a tutta cima, che non è assolutamente un policonico, e da lì mi è venuta un po' l'ispirazione. Sono dei cilindri che sembrano delle siepi di alloro in forma tenuta, dove non vedi nulla, fitti, e fanno fino a 6 litri d'olio a pianta alberiante. Noi abbiamo una media toscana che è tra 1 e 1,2 di produzione d'olio di chili, che è molto poco, perché pur avendo alberi secolari li teniamo, vi faccio dei policoni al mio vicino, nella forma, come dire, che fu ispirata da Roventini, che la inventò, il policonico Roventini, la canonizzò, che è una forma che aveva un senso nelle olivete collinari in situazioni climatiche diverse. Pioveva, c'era freddo, era una fase fredda, quindi tu avevi il problema dell'arieggiamento, del combattere il cicloconio, le malattie delle foglie. È l'ultimo dei miei problemi. Erano gli anni 30, c'era il fascismo, le sanzioni, l'obiettivo era incrementare la produzione di olio in un momento climatico particolare. Avevi una massa di contadini, più del 50% degli quali erano agricoltori, ignoranti e analfabeti, mandavano gli educatori agrari, ho trovato un vecchio se lo ricordava, a insegnare la forma, quindi doveva essere banale, poche regole, applicabile ovunque, per favorire il passaggio dalla policoltura alle olivete specializzate. Quindi una forma contenuta che faceva sì che tu potessi incrementare il numero di olivi. Ogni paese aveva la sua forma vernacolare, c'era la forma l'albero pisano, l'albero fiesolano, il cono fiorentino, cioè già in Toscana, nella provincia di Firenze, c'erano forme di allevamento diversissime. Tu invece avevi bisogno, dalle Marche alla Toscana, di dire, si fa così, fatelo, ve lo spiego, li pagava il ministero gli educatori, riunivi i contadini nelle aie, gli spiegavi la tecnica, la dovevano imparare. Noi dobbiamo attuare forme che tengano conto di questo cambiamento climatico, forme che siano adatte a questo contesto, che non è
quello di pianura, di ristagno idrico, dove magari questa forma non è la più adatta. Non c'è una forma giusta per tutta l'Italia o per tutta la Toscana. Cosa ho fatto? Ho fatto venire branche verticali, 1, 2, 3, ho biforcato quelle che già erano i coni, per cui di cime io ne ho centinaia, perché non devi rinnovare il legno vecchio. Questo è come un albero in natura, non è che devi andare a potare i tronchi i rami di 40 anni di una quercia. Si interviene su ciò che aggetta troppo, per questo è semilibero, perché devo impedire che le chiome in alto ombreggino quelle sotto, se c'è qualcosa che disturba, se ci sono dei rami un po' da far rientrare perché sono andati troppo fuori, ma non intervengo sui palchetti come nel policonico, scegliendoli a uno. Quindi è semilibero, vaso e quindi dentro pulito completamente. Pulito, ma come vedete ci sono tanti rametti che io piego, cioè non potando e basta, cercando di salvare tutto il salvabile. Ogni ramo che io curvo e non poto è un succhione in meno che lui emette, meno fatica, meno stress. In questa maniera io salvo questo ramo. Invece di potarlo, perché era dritto, lo porto a diventare un ramo a frutto. Lui emetterà qua un ramo nuovo che diventerà parte della struttura del vaso e questo sarà la parte a frutto che farà le olive. Piegatura o inclinazione o curvatura, sono 3 tecniche diverse. La curvatura diventa una curva, gli metto il peso qui. L'inclinazione è quella che si fa storcendo il ramo, mettendogli in genere un tutore. La piegatura quando in maniera uniforme io piego il ramo, cioè non gli faccio fare la curva. A cosa serve? Si fa anche con le mani, senza pesi, quando sei nella chioma, a salvare i rami, a tenere più fogliato possibile l'albero, perché le foglie sono una costante che è legata alla sua forza, vigoria, al suo apparato. Più foglie elimini, più crei squilibri, più dai una botta alla pianta e deve rifarle facendo quelli che noi chiamiamo succhioni, cioè rami assurgenti, verticali, che poveretto lui fa in gran quantità quando io faccio vigorose potature. Il nostro problema non è di produrre olio per l'esportazione, il nostro problema è di cercare di sostituire gli oliacci, scusate la volgarità, che ci danno sulle nostre tavole nei ristoranti con olio buono. Quando fai questo taglio di riconversione scegli sempre, per passare da policaule a monocaule, quelli inclinati e che buttano verso nord. Ok. Perché? Perché a sud scoppia, picchia il sole. Guardate che rami mi ha fatto in 8 anni. Se non ve lo dicevo magari non ci facevate altro. Lascia quella al nord e quell'altro sud riscoppia. Quello non lo rifaceva. In 2 o 3 anni la recupera completamente. Vedete che vigoria? Guardate, erano 1, 2, 3, 4 tronchi e praticamente perché quello era una pallina così? Perché ce n'era una che buttava in là, una che buttava in là e si separavano. Io ora ho un tronco, praticamente rifà il diametro dei 3 tronchi in pochi anni. Anche qui io sono passato dalla forma policaule, cioè a cespuglio con più tronchi, a quella monocaule, vuol dire con un solo tronco ad albero. Guardate in 8 stagioni vegetative che rami mi ha rifatto. Questi sono tutti nuovi e ha ricostruito rapidamente il vaso. Io uso la forma monocaule perché tutta questa oliveta la tengo da solo, sono un coltivatore diretto. Quindi il mio obiettivo è risparmiare tempo per lo sfalcio, per la raccolta delle olive, per la chiusura dei teli e per la potatura. Io ho un tronco solido, mi appoggio e passo da un ramo all'altro invece di dovermi spostare da una palina all'altra. È più funzionale. In realtà l'olivo anche in natura sarebbe policaule. Farebbe tronchi di 20 metri, ma magari ne farebbe 2, 3 che partono dal piede. Per questo pollona sempre, è la sua natura. Io ho scelto di portarli ad albero per avere un'ottimizzazione nei tempi. Per quello che riguarda la presenza della rogna, lo Pseudomonas, si tratta di tenere sotto controllo
la rogna facendo in maniera di creare il minimo di vie d'ingresso al patogeno. È un batterio, è nell'aria, non ha molto senso a mio avviso rimuovere i rami, bruciarli, perché c'è, al momento in cui c'è la rogna e la trovate, devi fare in maniera di flagellare poco l'olivo. Quando fai danni? Quando raccogli le olive in giornate piovose con gli agevolatori che danno botte. Quando poti in giornate umide la buccia è tenera e allora anche senza accorgertene, salendo con i piedi, con la forbice, sbucci. E poi in natura quando arriva una grandinata che picchia, quello non ci puoi fare nulla. Per essere chiari, i rami delle potature io non li rimuovo, come si dice a manuale, portandoli a bruciare, li macino insieme agli altri. Al momento in cui è caduto per terra il batterio, muore il rametto, muore anche il batterio che ci viveva sopra. È un Santa Caterina, è un'oliva da tavola, da frutto, non da olio. Per carità, viene anche l'olio, ma sono grosse olive, sembrano ascolane. Qual è il problema? Che sono grosse già ad agosto. Il risultato è che le mosche, tutte quelle che ci sono a giro del territorio, vanno su quest'albero. Infestazioni fino al 90-95%, non ce n'è una sana. Come mai? Perché tutti gli altri alberi hanno olive piccole, secche, vizze, fino a settembre, nelle quali la mosca non riesce a far penetrare l'uovo. La mia tattica, avendo alberi molto fogliati, è quello di avere tante olive. Queste olive sono allora piccole, mentre io col policonico abbasso la produzione e ho una pezzatura maggiore dell'oliva, con la forma a vaso libero, più fogliata, ho molte più olive e quindi più piccole. Non vale per lui, nonostante io cerchi di fargliene fare a tonnellate, le fa sempre grosse, purtroppo, e quindi non ne becco una. Uno dei vantaggi di questa forma di allevamento è che mi migliora anche la resistenza al patogeno principale, che è la mosca dell'olivo. Questo è un albero bellissimo e adesso ci spieghi come ci sei arrivato. È un frantoio bellissimo, il modello che tutti gli altri miei olivi dovrebbero seguire. Piano piano dovrebbero diventare piante di circa 5-6 metri di diametro, alte al massimo 4 metri, che producono pochissimi succhioni perché sono molto fogliate e che hanno una media di produzione elevata. La sua media di produzione è sopra i 20 kg. Voi direte, poco una cassa. No, considerate che ci sono anni in cui ha fatto 0, per dire, e anni in cui ha fatto 35-45 kg, cioè 2 casse e mezzo. Tutti gli anni io lo monitoro, che tradotti al 12%, vogliono dire quasi 3 litri di olio, non chili, litri. Questa pianta, cioè più del doppio di quella che è la media toscana per le olivete. Questo è il mio modello di riferimento. Un vaso, come vedete, completamente pulito dentro, ora lo puoi vedere entrandoci. È un cilindro, se guardate, fuori. I rami bassi e i rami alti sono alla stessa hanno la stessa profondità, perché altrimenti se quelli sopra prendono campo ombreggiano e spogliano quelli sotto. Produttivo fino da 50 centimetri, le olive partono da qua, più in basso parto più sono contenti. Quelli che potano gli olivi per passarci vicino a un trattore secondo me fanno un errore, perché comunque ti levi 1,5 metri, 2 di olive e le devi recuperare in alto, ma siccome gli olivi li tieni bassi non li recupererai mai. Io preferisco camminarli lontano col trattore e poi entrare dentro e rifinire la parte sotto chioma, senza danneggiare i rami. L'altezza per me è agevolmente praticabile con l'agevolatore, perché ho il braccio telescopico. Potresti arrivare anche più in alto, fino a 6 metri, però sbracci parecchio con le mani e ti affatichi. Qui non ho problemi, è 3 metri e le sgrappolo tutte. L'importante è che le olive siano tutte all'esterno, non dentro, non ci siano rami intrecciati, tendono un po' ad avere questo portamento, rami un po' che ricadono verso l'esterno. Tutti, piano piano, dovranno diventare così. Ci stanno diventando. Questa è
tutta la legna che ho fatto dalla prima fila lì, diciamo 85 olivi. Questa è tutta la legna che porto a casa, partendo da rami ora tipo questo o anche questo. Io non ho toccato la struttura della pianta. Ho più di 80 alberi, questa è la legna che ho fatto. Il resto sono i ramettini trinciati, e questo è tutto trinciato, ok? Questo è un bellissimo olivo, come potete vedere, che ho recuperato, che quest'anno ha prodotto 5 casse di olive, un quintale di olive, 20 kg, 21 kg circa a cassa. È stato raccolto fino all'ultima oliva. Perché? Perché è a vaso, è molto ampio, ha luce e quindi ho potuto anche lasciarlo agevolmente ampliare. Noi qui non possiamo competere con l'olio spagnolo sui 5 euro, 4 euro. Noi allora dobbiamo avere più produzione per pianta, come abbiamo visto in quel grande olivo secolare tenuto in forme più naturali. Dobbiamo allora competere sulla tipicità e qualità nutraceutica e organolettica. Questo olivo non è molto diverso da quelli del mio vicino come età, se guardiamo anche il tronco, la ceppa. Ciò che lo rende differente è la gestione della chioma. Lì è stato scelto di intervenire con forme molto pesanti e un po' distruttive. Qui io ho scelto il vaso, l'ho recuperato, dentro un vaso, è potato, è stato potato l'anno scorso, semilibero, cioè era stato raccorciato un po' i rami, ma le olive erano tutte verso l'esterno, agevolmente raccoglibili. Quel tipo di tecnica produce un riscoppio molto forte e disordinato che porta ogni anno a dover lavorare per non far perdere la forma allevamento. Ha quindi tutta una serie di vantaggi, non ultimo dei quali che per ogni olivo incrementi la quantità di olio prodotto. Questi sono oliveti che richiedono una certa intensità di lavoro. Devi fare in maniera di recuperare redditività. Lo puoi fare incrementando la produzione di olio. Di olio buono e tipico c'è domanda e richiesta. Allora, il produttore che è privato, che ha 200-300 olivi, ha potenzialmente una produzione che eccede il suo autoconsumo. Questa produzione, questo surplus, ritorna sul mercato locale, può ritornare a noi, va benissimo, anzi meglio così che non avere, lo dico brutalmente, una grande azienda con 100 ettari che esporta in Cina il nostro olio in maniera che noi poi dobbiamo ricomprare dal Marocco di pessima qualità. Ogni olivo salvato, anche dal privato, significa olio buono che va sulle tavole dei consumatori locali, dei cittadini, dei nostri figli. Giuseppe, adesso puoi tornare ad occuparti dei tuoi olivi. Grazie di tutte le informazioni che ci hai dato. Grazie a voi che avete seguito il video. Se avete domande, curiosità, racconti, esperienze, mettetele nei commenti, lasciateci anche un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!